Ok, vedete? Niente di più facile, sto pulendo un po' la Giusy e gli sto dando un pochino di districante per la criniera e per renderla più bella, ok? Semplice, non sto facendo niente di particolare, no? Bene, oggi vi voglio parlare del gioco d'amici. Quello che vedete è il risultato finale. Adesso vi voglio mostrare come era Giusy un anno fa. Un anno fa, quando è arrivata qua, abbiamo scoperto dopo poco che era un problema per lei, ma non solo lo spruzzino, era un problema anche semplicemente essere lavata, perché avevano lavato questa cavalla legandola con la catena e poi usando l'idropulitrice, e chiaramente per lei non era stata una bella esperienza, ok? Perché come tutte le cose dipende come prepari il cavallo, non dipende quello che fai. In questo caso non era stata preparata la cavalla, era stata semplicemente legata a un anello con la catena e poi sparato con l'idropulitrice. Quindi lei aveva sviluppato un problema importante nei confronti del rumore, del fruscio, del sibilo, dell'acqua, che quando adoperiamo lo spruzzino in questo caso per il districante, ma anche quando usiamo quello per l'antimosche, quel sibilo che fa gli ricorda un po' alla mente, gli ritorna un po' alla mente quella roba là, e quindi lei era veramente molto impaurita. Oggi vi voglio far vedere in un paio di spezzoni di video che vi metto, che ho girato a settembre dell'anno scorso, quindi del 2019, non del 2020, quando lei era poco che era arrivata qua, e vi voglio far vedere come era, come schizzava via quando usavo lo spruzzino su di lei, e quindi vedete applicato il gioco d'amici in una maniera reale, cioè con un cavallo problematico, perché lei era un cavallo problematico su questa cosa qua. E vedete com'è che lo applico, cioè insisto, faccio crescere anche un pochino la scomodità fino al punto in cui lei comincia a rispondermi in maniera appropriata, cioè comincia a pensare che forse deve abbassare i toni e cominciare a calmarsi, e a quel momento lì la premio. Vedrete in 2 o 3 volte quello che faccio, e poi dopo quello che avete visto oggi è il risultato finale. Ci vediamo subito dopo le clip per tirare le conclusioni. A tra poco. 2 years and you never said a word. Oh, in 2 hours you now said it all. You know we don't wanna fall in love again. Oh no, just think about what we did. It never worked, no. Tonight, I can tell that you don't care. You always know how to get me sentimental. You always say the right things, like you're pushing me away, then you pull me back in. Like I'm your lady, but then you just stop trying. You push away, then when I go all in. Like you afraid of what might happen if you're trying. I'm already done with these games, so I might just be honest with that. I'm pushing you away, then you pull me back in. Like I'm your lady, but then you just stop trying. Then you just stop trying. 2 nights and you think you know me now. Bene, spero che vi siate divertiti un pochino a vedere questi spezzoni di video. Sono molto interessanti perché fanno vedere in effetti come era la cavalla. Era veramente molto molto spaventata, e quindi riflettete a lungo sul concetto di gioco d'amici, ok? Il gioco d'amici è approccio e ritirata, ma a volte bisogna fare approccio e ritirata, tante volte anche in maniera importante, come vi ho fatto vedere in questi 2 video. Ma dovete avere fede, dovete continuare a farlo, dovete rimanere sul pezzo fino a che non ottenete il risultato che volete, cioè che lei, in questo caso, ogni volta che lei fermava i piedi e si calmava e provava a pensare, io la premiavo, fino al punto che il risultato è questo. Ovviamente non è che ci abbiamo messo un anno a ottenere questo risultato l'abbiamo ottenuto in poco più di
un mese e mezzo, 2, perché poi dopo non è che ci si lavorava continuamente, Però dovete pensare che per i cavalli ci vuole tempo per cancellare una abitudine. Quando il cavallo prende un'abitudine è come se creasse dei solchi neuronali, ma sono sempre solchi nella sua mente, e quindi ogni volta poi dopo casca per abitudine in quel solco lì. E quindi ci troviamo di fronte a un cavallo che ha acquisito un'abitudine e noi dobbiamo toglierla, ma per toglierla è dura, perché dobbiamo creare un solco più grande e più profondo accanto al solco che c'era prima, no? Io faccio sempre l'esempio dell'autostrada, no? Se noi abbiamo un'autostrada e un viottolo, prendiamo l'autostrada, ma se poi piano piano quell'autostrada diventa sempre più sterrata, comincia a crescere l'erba, spacca l'asfalto e dalla parte di là il viottolo comincia a diventare asfaltato sempre più grande e poi diventa un'autostrada, ecco che prendiamo l'altra scelta, prendiamo quello che una volta era il viottolo. E in questo caso è la stessa cosa, lei era impaurita, aveva un'abitudine che era quella di scappare o di tirare indietro, perché chiaramente quando era legata con la catena non poteva scappare, ma la sua idea era di tirare indietro, e quindi faceva la stessa cosa. Poi dopo, quando noi siamo andati a riproporgli la stessa cosa, diciamo lo stesso esercizio anche fatto con uno strumento diverso, ma che in qualche maniera gli ricordava quello là, e però il risultato è stato questo. Quindi dovete avere fede, dovete continuare, approccio in ritirata, premiare ogni piccolo tentativo da parte del cavallo di cercare di capire cos'è che volete, ogni piccolo tentativo di avere un comportamento più corretto, e piano piano poi dopo diventano solidi e diventano bravi, come adesso la Giusy. Grazie per l'attenzione, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, perché io esco continuamente più o meno 8-10 volte al mese con nuovi video, e quindi vi merita iscrivervi, così vi arriva la notifica ogni volta che esce un nuovo video. Alla prossima! I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.